Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo da Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che ha un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la luna, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci, perché questa luna nuova in Vergine ci porterà maggior forza interiore, più senso della disciplina, della perseveranza e della costanza. Le ambizioni possono essere elevate e possiamo ottimizzare le nostre energie, soprattutto concentrandoci sulle cose più importanti, e inoltre possiamo anche liberarci di ciò che non è più necessario, di ciò che ci appesantisce, che ci blocca, anche di qualcosa di negativo e di doloroso. Di contro dobbiamo fare attenzione allo stato emotivo, alla tristezza, ai sentimenti confusi, al desiderio di attenzione, alla necessità, al bisogno in genere che può portare a compiacere gli altri, e i contatti possono essere limitati per varie motivazioni, magari ci sono anche delle cose che ci annoiano, che non ci piacciono più. Ecco, queste sono le energie a favore e contro a livello astrologico. Invece adesso ci addentriamo nella lettura partendo con il primo messaggio. L'oracolo con questa carta vuole dirvi che il vostro punto di partenza, quindi intorno alla 29 agosto, dobbiamo fare qualcosa che ci piace. Questo perché? Perché magari per chi sta passando un periodo complesso, difficile o una fase di incertezza, ma anche di cambiamento, c'è bisogno di maggiore tranquillità e serenità. Allora, ecco perché fare qualcosa che piace. Poi ci può essere una bella situazione, degli eventi felici, motivo di festeggiare, di brindare, anche una piccola vittoria, di condividere un momento felice, di sfogarsi, di dare spazio o prendersi il tempo per fare qualcosa di importante per voi. L'altro messaggio arriva dalla luce lunare, che ha a che fare, con una nuova energia. Quindi forse quando scarichiamo tensione, quando ci occupiamo di qualcosa di importante, quando andiamo anche ad alleggerire un qualcosa che è pesante, facciamo spazio, come in questo caso, a far entrare una nuova energia e anche gioia. Effettivamente questa carta è bellissima, io l'adoro anche per come è rappresentata la carta stessa. Ci sta dicendo che qualcosa andrà a funzionare per il meglio e possiamo trovare la strada giusta, la strada spianata. Alcuni problemi andranno a diminuire, a migliorare e ad essere anche risolti del tutto. Quindi c'è questa fase di miglioramento da accogliere, e quindi di procedere in questo modo. Poi troviamo fiore di luna ed ecco che secondo me questa prima parte che si conclude con questa carta, e cioè con una carta di fioritura, di crescita, sia a livello personale sia anche un qualcosa che vi darà più sicurezza e serenità. Ci parla anche di intraprendere una nuova impresa. Anzi, forse è proprio il momento giusto per incominciare a pensarci. Poi potrebbe essere un investimento, un hobby, un nuovo lavoro, nuovi impegni in senso lato. Ed è così che, magari possiamo scoprire delle abilità che pensavamo di non avere, oppure è proprio grazie a queste cose che, possiamo andare a migliorare quello che già stiamo vivendo. Poi in realtà può anche trattarsi di una nuova idea, una nuova situazione che si riferisce a cose che sono già in fase, di sviluppo. Ehm,
ho voluto girare questa carta, diciamo, non so perché dovevo passare al prossimo oracolo, probabilmente c'è quel messaggio per alcuni di voi di lavorare su alcuni aspetti che possono impedire il fatto di andare avanti, quindi di scavare le cause alla radice di qualche problema che si ha nel presente. Anche a volte affrontare esperienze represse, esperienze che non ancora sono del tutto concluse. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Il primo messaggio arriva dalla carta il cacciatore e questo è determinante secondo me soprattutto per l'ascolto del proprio intuito e usare determinazione. Come fa un cacciatore? Seguire le tracce, prendere solo il necessario, utilizzare le proprie capacità, seguire appunto l'intuito, ascoltare se stessi, forse un po' meno gli altri per alcuni aspetti, seguire la propria bussola interiore, magari anche di non cedere all'ambizione sfrenata, cioè avere delle ambizioni sì, però di non eccedere. Per certi aspetti di desiderare, al momento solo quello che serve veramente. Altrimenti forse rischiamo di disperdere le nostre energie in tante, troppe cose e quindi invece ci vuole concentrazione pian pianino, cominciamo con un qualcosa e poi procediamo e andiamo avanti. La carta dell'amato fa riferimento a un qualcosa che possiamo amare o qualcuno, quindi parlando di amore in senso lato ci parla proprio di connessione profonda, di cercare o creare legami che possono farci stare bene, dove c'è profondo rispetto reciproco e quindi di donarsi all'altro ma solo dove appunto c'è rispetto, c'è serenità, tranquillità, anche se c'è un po' di conflitto, diciamo, però sapere che si ha margine di miglioramento. Invece dove proprio è un continuo ostacolo, dove le cose proprio non funzionano, allora un po' di riflessione dobbiamo farla. Poi si può riferire anche a un qualcosa che amiamo come obiettivo da raggiungere, una passione, un hobby nello specifico, un'idea che sappiamo che magari può funzionare, appunto di concentrarci su questo. L'ultimo messaggio arriva dalla redenzione dell'anima. È molto forte questo messaggio perché in pratica vi sta dicendo di prima di tutto onorare voi stessi e di riconoscere ciò che è trascurato o disperso, di recuperare e ricordare sì, assolutamente sì, ma solo per guarire, per proteggere i vostri spazi interiori. Quindi mettiamo a bando le illusioni, le distrazioni come dispersione di energia. Quindi abbiamo visto sin dall'inizio, va bene un qualcosa che ci rende felici, qualcosa che ci fa stare bene, eccetera, però di fare attenzione a non disperdere eccessivamente la nostra energia e di tornare alla rotta autentica, quindi di accettare le cose giuste per noi, le cose che sono adatte e grazie al nostro impegno, grazie soprattutto all'equilibrio e fare ordine in alcune situazioni, forse anche principalmente dentro di noi, allora riusciremo a seguire la rotta giusta. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!